Iniziamo. 2 rotoli di pasta sfoglia rotondi, li bucherello. Spennello con acqua, semplice acqua, senza mettere uovo. Verrà buonissimo, io faccio sempre così, fidatevi. E zucchero semolato. Questo servirà per impermeabilizzare la pasta sfoglia, quindi non far penetrare la crema e quindi rimarrà croccante. È in forno a 200 gradi statico ventilato per circa 15-20 minuti. A fra poco. Intanto procedo con i cannoli di pasta sfoglia, quindi servono questi stampini a punta. Se non ce l'hai puoi farli con la carta stagnola bella compressa rivestita di carta forno. Quindi con un'altra pasta sfoglia, questa volta rettangolare possibilmente, ricaviamo delle strisce di 1 centimetro più o meno. Prendiamo il cono e lo rivestiamo girando e sovrapponendo leggermente. Metto 2 strisce per ogni cono, così. Come sempre troverai tutto il riepilogo degli ingredienti, le info e i tempi di cottura in descrizione e nel primo commento. Anche per questi stesso trattamento, acqua e rotoliamo nello zucchero semolato, così verranno belli croccanti. Per la torta ne occorrono 12-13 cannoli. Andiamo in forno stessa temperatura per 15-20 minuti sempre, finché saranno belli dorati. Quindi la base pronta, bella croccante. Rifinisco un po' i bordi, taglio diritto e tagliamo. Come vedi si può tagliare tranquillamente. Ti consiglio appena sono cotti di toglierli subito dallo stampo, non fateli raffreddare, sarà più semplice. E preparo la bagna con latte di mandorla, quello senza zuccheri, o qualsiasi altro tipo di latte o acqua, e l'aromatizzo con l'aroma alla mandorla, in modo che sarà tutto un gusto. Puoi mettere anche rum, ci sta benissimo. E i biscotti savoiardi sardi o pan di Spagna o altro tipo di biscotti, anche i savoiardi classici vanno benissimo. Allora io qui ho messo latte di mandorla con l'aroma mandorle, non metto zucchero perché ci sono già i biscotti dolci, la crema, ma se tu vuoi aggiungi un po' di zucchero tranquillamente. Io sono per i dolci non troppissimo dolci. Prendo dal frigo 800 g di crema pasticcera, quindi che ho fatto raffreddare, e aggiungo qualche goccia di estratto di mandorla perché voglio aromatizzarla alla mandorla, per fare una cosa diversa innanzitutto, perché è la torta di compleanno del mio papà e quindi ama la mandorla e gliela faccio proprio ad hoc. Ovviamente puoi lasciarla neutra, puoi mettere vaniglia, limone, quello che preferisci, anche rum ci sta bene. Ho montato la panna intanto e verso la crema in una bowl più grande e la rendiamo chantilly aggiungendo un po' di panna montata, quindi la alleggeriamo per modo di dire, nel senso di peso, non di calorie naturalmente. Alleggeriamo in modo che sia più morbida, vedi? Così. Quindi non esagerare con la panna, io ne avrò messo 150 grammi, ma tu vai a gusto. Non resta che assemblare il dolce, quindi la parte più divertente. Prendiamo un disco di pasta sfoglia, magari il più brutto, e lo mettiamo così con la parte trattata in alto, però prima dobbiamo fermarlo, quindi mettiamo un po' di crema sulla base in modo che rimanga attaccato bene, quindi così, ecco qui, così sarà fermo. Sopra mettiamo un po' di crema chantilly alla mandorla. E procedo col bagnare i biscotti savoiardi nella bagna e li posiziono sopra. Faccio uno strato praticamente, ma come vedi è un po' difficoltoso, quindi cambio
di piatto più capiente, perfetto, e continuo. Ancora crema. Come vedi deve essere una crema abbastanza sostenuta, nel caso farla riposare in frigorifero, se la prepari il giorno prima è ancora meglio. E chiudo con l'altro disco di pasta sfoglia. Questa volta la parte trattata va sotto, quindi a contatto con la crema, in modo che non sia permeabile, quindi la crema non va ad entrare nella sfoglia. Così. E rifinisco i bordi, solo sui bordi, così, senza essere tanto precisi. Certo, lavorare al contrario è un po' difficile, ma per farvi vedere meglio vado ad occhio. Granella di mandorle per restare in tema e la faccio aderire sui bordi, semplice semplice così, meglio così. La prendete in mano la torta e vi mettete sopra la granella, così girando è più facile e non sporcate tutta la cucina. Vedi, così si chiuderanno anche eventuali buchini e la renderà perfetta, senza fare tante cose, tante decorazioni con la panna. Come sapete, a me, oltre ai dolci non troppo dolci, mi piacciono le torte che comunque sono belle ma non esageratamente elaborate e che comunque sono buonissime, sono belle da vedere, vi faranno fare una bella figura, sembrano di pasticceria. E la faccio riposare in frigorifero prima di finirla, possiamo farla anche qualche ora in anticipo. E riempio i cannoli, puoi usare la panna o puoi usare, se ti è rimasta crema, oppure puoi mettere altre creme tipo al cioccolato per variare, no? Al caffè. Riprendo la torta dal frigorifero, è ora di decorarla definitivamente. Quindi zucchero a velo, niente di che, abbondante, e sopra mettiamo i nostri cannoli a raggiera. Così semplicemente. Al centro metterei un po' di gocce di cioccolato, giusto per staccare un po' il colore, o puoi mettere fragole, frutta fresca, ciliegie, amarene, quello che ti piace. E voilà, la torta è pronta da portare al compleanno del mio papà. A proposito, grazie mille per gli auguri, papà è contentissimo, li ha letti tutti, quindi grazie mille. Beh, di bella è bella, a me piace tantissimo. Si taglia perfettamente, non abbiate dubbi sulla pasta sfoglia, si taglia benissimo come vedi. Naturalmente la torta prima deve sostare in frigorifero. Baci baci, alla prossima, ciao ciao!